Benvenuti! Oggi parliamo del Codex Gigas. Il Codex Gigas, come dice il nome, è un enorme libro. È il libro più grande conosciuto del Medioevo. Infatti, Codex Gigas significa libro gigante, libro enorme. Ma il Codex Gigas è anche detto la Bibbia del diavolo. Il Codex Gigas è per l'appunto il più grande libro manoscritto, per ovvi motivi, perché i libri nel Medioevo erano solo manoscritti, più grande esistente o comunque più grande tuttora conosciuto. Infatti misura 92 cm di altezza, 50 di larghezza e 22 di spessore e pesa 75 kg. Poco meno, però pesa poco meno di 75 kg. E dovrebbe essere stato scritto tra il 1204 e il 1230. Il Codex Gigas porta con sé alcuni misteri. Un mistero, per esempio, è chi l'ha scritto e quando, e soprattutto in quanto tempo. Sembrerebbe una questione di lana caprina, dopotutto chi se ne importa in quanto tempo è stato scritto un libro. Ma in realtà non è proprio così, perché osservando la stesura di questo manoscritto ci sono degli indizi, o almeno sembrano esserci degli indizi, che dicono qualcosa in merito alla sua stesura che apparentemente non sarebbe possibile. E infatti, circa la stesura di questo manoscritto c'è una leggenda dove c'entra un monaco e dove c'entra il diavolo. Ma il diavolo, a quanto pare, non c'entra solo nella stesura. Infatti, all'interno del manoscritto c'è un'enorme rappresentazione del demonio, la quale, non è molto chiaro il perché stia lì. E infatti, non per niente, il Codex Gigas è anche detto la Bibbia del diavolo. E, come se non bastasse, questo libro fa in un certo senso coppia con il manoscritto Voynich. Infatti anche il Codex Gigas è stato proprietà di Rodolfo II. Ma adesso andiamo con ordine e andiamo a conoscere e ad analizzare questo libro misterioso. Cominciamo! E cominciamo dalla sua fattura, quindi da come è fatto. Il libro è, come detto, molto grande, ha una copertina in legno ricoperta di pelle e agli angoli e anche nel centro vi sono degli ornamenti metallici. Inizialmente il manoscritto conteneva 320 pagine, ma poi alcune sono andate perse e queste pagine sono fatte di vellum. Il vellum è un tipo di pergamena e in realtà può essere di due tipi, o ricavata da vitelli, spesso morti giovani o nati morti, e in questo caso è estremamente rara e costosa, oppure può essere ricavata da agnelli. E se per l'appunto nel primo caso, quindi nel caso dei vitelli, la pergamena risulta rara e costosa, nel caso degli agnelli molto meno, perché l'agnello molto spesso veniva mangiato nei monasteri e di conseguenza questo dava ai monaci una discreta disponibilità di pelle e quindi questa cosa potrebbe spiegare il perché queste pagine sono fatte proprio con questo tipo di pergamena. Tuttavia, come dicevamo, in realtà al manoscritto mancano delle pagine, si direbbe che ne manchino 8 e dove siano finite queste pagine è uno dei tanti misteri. Forse sono andate perse durante gli spostamenti, forse sono andate perse durante l'incendio, però il manoscritto è intatto. Forse, poi ci arriviamo quando parliamo della pagina
con la raffigurazione del demonio. O forse qualcuno potrebbe aver addirittura sottratto volontariamente queste 8 pagine e a questo punto sarebbe da capire il perché. E il manoscritto è stato anche in un certo senso pasticciato, non dall'autore o forse dagli autori, ma da persone successive, da persone che l'hanno studiato nel corso del tempo. Per esempio, le pagine sono numerate solamente sul recto e probabilmente la numerazione risale intorno al XVII secolo. Ma le pagine sono anche scritte, nel senso che ci sono proprio delle annotazioni sul manoscritto che sono di epoche successive rispetto alla sua stesura e sono anche state fatte da persone differenti, quindi da gente che o lo possedeva o l'ha studiato, o entrambe le cose, e ha annotato sulle pagine del manoscritto le proprie osservazioni. E ancora oggi il libro in effetti è oggetto di studio e attualmente è conservato nella Biblioteca Nazionale Svedese a Stoccolma. Ma qual è la storia del Codex Gigas? Innanzitutto cominciamo col dire che non si è affatto sicuri su dove sia stato creato questo manoscritto, ma si presume che sia stato creato nel monastero benedettino di Podlazice, in Boemia, oggi Repubblica Ceca. E questo monastero benedettino venne distrutto nel XV secolo. E non sappiamo nemmeno quando esattamente sia stato creato questo manoscritto. Si suppone nel XIII secolo e si suppone perché all'interno del manoscritto c'è una data, in numeri romani, anno domini 1229. E quindi si suppone che quella data lì sia la data di completamento del manoscritto. Quando sia stato cominciato, questo è un mistero. Il manoscritto, come detto, è stato apparentemente creato dai benedettini. Ma poi? Perché la storia del manoscritto è piuttosto travagliata. A questo punto, secondo la leggenda, diciamo così, perché qui è difficile distinguere la storia dalla leggenda, sono passati diversi decenni da quando il manoscritto è stato redatto e il monastero che lo possiede è sull'orlo del tracollo finanziario. E a questo punto il monastero benedettino decide quindi, tra le altre cose, di vendere questo libro, perché a quanto pare questo libro era piuttosto famoso, piuttosto conosciuto e aveva un certo prestigio, quindi insomma poteva anche valere parecchi soldi e dava prestigio a chi lo comprava. E quindi, a quanto pare, a questo punto il libro viene venduto e passa dai benedettini ai cistercensi. E a questo punto il libro, a quanto pare, diventa proprietà dei cistercensi del monastero di Sedlec, vicino Praga. E i monaci, a quanto pare, prendono questo libro e lo mettono in un posto d'onore, vicino al cimitero dove si dice c'era anche un po' di terra del Golgota. Ma in breve tempo anche questo monastero cade in rovina. A questo punto il vescovo ritiene che forse questo codice c'entri qualcosa e quindi ordina ai monaci di riportarlo da dove l'avevano preso. Liberatevene. Ma arriva la peste bubbonica che devasta la regione, uccide tantissime persone, tanto che i cadaveri vengono letteralmente accatastati nel cimitero e proprio questa zona diventerà successivamente l'ossario di Sedlec. Il manoscritto viene quindi acquistato dal monastero benedettino di Brevnov e dal 1477 al 1593 si trova invece presso un altro monastero, nella biblioteca del monastero di Brumov. Ed è qui che entra in scena Rodolfo II d'Asburgo, l'imperatore del Sacro Romano Impero che nel 500 aveva portato la capitale dell'impero a Praga. E Rodolfo è famoso per il suo interesse alla scienza.
o meglio, a quella che all'epoca chiamavano scienza e che noi oggi chiameremmo, un misto di discipline, alcune scientifiche, alcune un po' meno. Per esempio, all'epoca nella scienza rientrava l'astronomia come l'astrologia, rientravano le ricerche sulle erbe di farmaceutica, così come i riti un po' più magici. Quindi, insomma, l'occulto all'epoca faceva a pieno titolo parte della scienza o comunque di una certa parte della scienza. E Rodolfo II era appassionatissimo di tutto questo e aveva quella che era una vera e propria stanza delle meraviglie, ovvero una stanza, o forse più stanze, dove l'imperatore custodiva tutti i suoi tesori scientifici di ogni tipo. E tra questi tesori faceva parte anche il manoscritto Voynich, il quale poi era stato probabilmente venduto a uno dei creditori di Rodolfo II, perché infatti Rodolfo II, a causa di questa sua passione, acquistava la qualunque e quindi spendeva soldi e aveva intaccato non poco le casse dello Stato, quindi alla fine quando Rodolfo era morto aveva dei debiti e a quanto pare per pagare una parte dei suoi debiti era stato venduto anche il Voynich. E proprio qui Rodolfo II entra in scena e a quanto pare acquista anche il Codex Gigas. E quindi sì, probabilmente il Voynich e il Gigas per un certo periodo di tempo hanno convissuto. Forse sono stati per un certo periodo di tempo proprio proprietà della stessa persona, ovvero Rodolfo II, il quale anche all'epoca era visto in un modo un po' strano, nel senso che è vero che allora della scienza facevano parte anche delle discipline che noi oggi non consideriamo scientifiche, però Rodolfo era talmente estremo in questi suoi interessi che persino all'epoca veniva visto come una persona strana. In più aveva delle problematiche di salute mentale. Potremmo dire che era incline alla depressione. In realtà che cosa avesse veramente Rodolfo II, di che cosa soffrisse veramente Rodolfo II non è chiarissimo. Però comunque aveva insomma questi episodi depressivi, questi episodi di, tra virgolette, umor nero e insomma non era poi alla fine visto molto come una persona affidabile. E infatti, infine poi è stato spodestato, allontanato dal trono ed è morto nel 1612 senza lasciare eredi. Alla morte, come detto, Rodolfo doveva pagare alcuni creditori e quindi di già una parte della sua collezione se ne va proprio in risarcimento. Ma poi, alla fine della guerra dei 30 anni, nel 1648, l'intera sua collezione rimanente viene presa dall'esercito svedese. Ed è proprio per questo motivo che a tutt'oggi il manoscritto si trova a Stoccolma, proprio perché i soldati presero il manoscritto, tra anche altre cose, come bottino di guerra. E i soldati stanno portando questo manoscritto alla loro re, anzi alla loro regina, la regina Cristina di Svezia, detta il re donna d'Europa, la quale aveva allestito una grande biblioteca con libri di ogni tipo. Una biblioteca oggi praticamente perduta, almeno in massima parte, e la regina aveva addocchiato proprio il Gigas e lo voleva per la sua biblioteca. E infatti dal 1649 il manoscritto Gigas risulta proprio nella Biblioteca Reale svedese a Stoccolma e nel catalogo della regina figura come uno dei libri di maggior valore. Tuttavia, nel 1655 Cristina abdica a favore del fratello Carlo Gustavo, il futuro Carlo X. E lei se ne parte, se ne va via dalla Svezia e va a Roma, dove continuerà la sua vita e infine morirà lì. E Cristina, quando se ne va dalla Svezia, porta con sé
alcuni dei suoi libri, tra cui molte Bibbie. Cristina si convertirà al cattolicesimo, ma non il Codex Gigas, il quale rimane a Stoccolma. Ma il 7 maggio 1697 scoppia un incendio nel castello di Stoccolma e quell'incendio lambisce anche la biblioteca reale, distrugge molti libri e minaccia anche il codice Gigas, il quale è preziosissimo ma anche pesantissimo. E quindi c'è una certa difficoltà nel metterlo in salvo e a quanto pare viene lanciato giù da una finestra per evitare che lo prendano le fiamme. A quanto pare non ne resta rovinato, anche se, come detto, sulla pagina illustrata nel modo più particolare sembrerebbero esserci delle tracce di incendio, o forse non sono tracce di incendio, ci arriviamo tra poco. Comunque, forse potrebbe essere anche in questo frangente che alcune pagine vengono perse, potrebbe essere, non abbiamo la certezza, non si ha la certezza che sia proprio stato a causa di questo salvataggio che il Gigas abbia perso alcune pagine, però è comunque possibile. Insomma, il codice Gigas sembra portare con sé una certa sfortuna. E viene redatto e il primo monastero va in rovina, e poi lo compra il secondo eppure quello va in rovina, e poi arriva la peste, e poi lo prende la regina e deve abdicare, e poi scoppia un incendio, e poi insomma ovunque va questo manoscritto ce n'è sempre una. Chiaramente questo concatenarsi di eventi ha fatto sì che questo manoscritto venisse pervaso da un'aura quasi mistica. Insomma, ci sono un sacco di leggende che girano attorno a questo manoscritto e sono, come dire, talmente presenti che addirittura ci sono persone che dicono di aver assistito a fenomeni paranormali in presenza del codice Gigas. Per esempio, nel 1858 l'allora custode della biblioteca di Stoccolma disse di essersi addormentato durante la lettura del codice Gigas e di essersi risvegliato poco dopo, bloccato nella biblioteca e di aver assistito a fenomeni inspiegabili, tanto che l'hanno trovato la mattina dopo nascosto sotto un tavolo spaventatissimo. E poi questa persona è stata, diciamo, ricoverata con l'ottica dell'Ottocento per problemi psichici. Ma anche all'inizio del Novecento dei custodi hanno raccontato di aver assistito a fenomeni inspiegabili proprio in presenza del codice Gigas. Quindi insomma su questo libro, su questo manoscritto ci sono diverse leggende che continuano ad aleggiare. A oggi, appunto, il codice Gigas si trova ancora nella Biblioteca Nazionale svedese a Stoccolma, ma una piccola curiosità è che dal 2007 al 2008 era stato prestato, in un certo senso reso, a Praga, appunto per questo periodo limitato di tempo, e dopo è tornato a Stoccolma. Ma insomma, perché il codice Gigas porta con sé questa fama così negativa? Insomma, sembra portare sfortuna, sembra generare brama di possesso nelle persone, sembra addirittura creare fenomeni inspiegabili. Ma come mai? Secondo la leggenda, il tutto dipende dalla sua stesura. Perché sì, c'è proprio una leggenda che racconta come è stato creato il codice Gigas. Secondo la leggenda, il codice Gigas è stato scritto dal monaco Ermanno il Recluso, un monaco benedettino. I benedettini sono un ordine monastico che si attiene a delle regole, le quali sono tutte volte ad allontanarsi, per così dire, dalle debolezze umane e ad avvicinarsi a Dio. E una locuzione che è sempre associata ai benedettini è ora et labora, quindi prega e lavora. E questo è un pochino, diciamo, a grandi linee, il sunto della regola di vita proprio di questi monaci, anche se chiaramente la regola nel suo totale è molto più complessa di così.
Sta di fatto, insomma, che questo monaco Ermanno deve aver commesso a un certo punto un peccato gravissimo. Quale sia questo peccato non è dato sapere, ma era qualcosa di talmente grave che i suoi compagni monaci decidono di condannarlo a morte. E la morte che i monaci decidono per il loro compagno, diciamo per il loro pari, è una morte terribile. Infatti si decide che Ermanno verrà murato vivo e la condanna verrà eseguita domani. Il monaco Ermanno si trova quindi ad avere una sola notte di vita ancora a disposizione. Quindi prega l'abate di essere risparmiato, dice di essersi pentito, ma l'abate non lo grazia e lo lascia nella sua celletta ad aspettare l'indomani, quando verrà eseguita la punizione. Ermanno a questo punto è disperato e ha un'idea. Dice all'abate che in quella stessa notte avrebbe scritto un libro enorme, un libro che avrebbe contenuto la Bibbia più completa possibile e anche tutto il sapere umano, e quel libro avrebbe dato enorme lustro al monastero. Ermanno propone quindi all'abate di risparmiargli la vita qualora quest'impresa venisse portata a termine. L'abate a quel punto accetta. E l'abate accetta per un ovvio motivo. L'abate e i monaci erano un po' perplessi della proposta di Ermanno perché chiaramente era qualcosa di impossibile da fare. Perciò, se Ermanno fosse riuscito a fare ciò che proponeva, significava una sola cosa: che aveva ricevuto l'aiuto di Dio e che quindi Dio l'aveva perdonato. Perciò l'espiazione che proponeva Ermanno poteva funzionare e quindi Ermanno viene chiuso nella sua celletta con tutto l'occorrente per scrivere e viene lasciato lì. Se la mattina dopo ci fosse stato il libro, Ermanno avrebbe avuta salva la vita. Se il libro non fosse stato completato, si sarebbe proceduto con la condanna. Ermanno quindi comincia a scrivere e scrive fino a mezzanotte. Ma a mezzanotte si rende conto che praticamente non è nemmeno all'inizio della sua opera e che quindi non ce la può fare. A questo punto Ermanno chiede aiuto a Dio, ma Dio non gli risponde. Disperato, Ermanno chiede allora aiuto al diavolo e il diavolo gli risponde. Ed è proprio così che, secondo la leggenda, con l'aiuto del diavolo, questo monaco riesce a scrivere questo libro in una notte. È per questo che il codice Gigas viene detto la Bibbia del diavolo, perché, a quanto dice la leggenda, in pratica è stato scritto dal diavolo, o comunque è stato scritto da un monaco guidato dal diavolo. E infatti il diavolo compare in questa Bibbia. Ci arriviamo a brevissimo e compare bello grosso. Ma da dove arriva questo nome Ermanno il recluso? Nel codice c'è una parola, inclusus. In una annotazione verso la fine del libro, infatti, si legge Ermanno monachus inclusus. A onor del vero c'è da dire che questa annotazione è postuma, cioè è più tarda del libro, però dice Ermanno monaco rinchiuso. E ora bisognerebbe capire rinchiuso in che senso. Certo, rinchiuso può significare prigioniero, addirittura può significare murato vivo. Beh, insomma, conoscendo la realtà dei benedettini sembra un po' strano. Forse non sarebbe magari un po' più probabile che questo rinchiuso rispecchi la volontà stessa del monaco che per qualche ragione ha deciso di condurre una vita da eremita?
Al di là di quello che può dire la leggenda, infatti, l'ordine dei Benedettini è un ordine piuttosto pacifico. La loro regola si basa sul silenzio, sull'umiltà, sull'obbedienza. Sono monaci che si dedicano al lavoro e alla preghiera, ora et labora, si dedicano all'allevamento, all'agricoltura, diciamo comunque alla coltivazione del cibo, e si dedicano allo studio e anche alla trascrizione di libri. E le punizioni che operavano i benedettini erano spesso legate all'umiliazione, proprio perché l'umiltà è uno dei capisaldi di quest'ordine, e quindi una punizione che prevede l'umiliazione fa capire al monaco di essere solo un piccolo essere umano. I monaci benedettini non è che usassero punizioni particolarmente cruente, anche se è vero che alcuni di loro usavano delle mortificazioni corporali come il saio, però c'è anche da dire che non è una cosa solamente propria dei benedettini. All'epoca era qualcosa che spesso i credenti e soprattutto monaci e monache praticavano. A questo punto quindi è, diciamo, piuttosto improbabile, certo nulla è impossibile, però è piuttosto improbabile che vi sia stato un monaco minacciato di morte dal suo ordine, un monaco benedettino minacciato di morte dal suo ordine. Ma allora, perché è nata questa leggenda? Perché è nata la leggenda del monaco rinchiuso una notte a scrivere? Beh, è nata perché in effetti questo libro ha alcune stranezze e una è la scrittura. Il codice Gigas sembrerebbe scritto da una persona sola. Qual è il problema? Beh, i problemi sono almeno tre: la grafia, il tempo impiegato e gli errori, o meglio, la mancanza di errori. Dunque, secondo analisi grafologiche, sembrerebbe proprio che il Gigas sia stato scritto da una persona sola. E a questo punto gli studiosi hanno ipotizzato che questa persona sola fosse questo fantomatico Ermanno, o in qualunque modo si chiamasse, un monaco che per qualche ragione ha deciso di letteralmente vivere da recluso e di dedicare l'intera sua vita proprio a redigere questo manoscritto. E infatti qui per l'appunto uno dei problemi è il tempo. Perché sì, quanto tempo può averci impiegato una persona da sola a scrivere questo libro? Perché una cosa che non abbiamo detto è che questo libro contiene una Bibbia e molto altro. Alcuni studiosi quindi hanno fatto un paio di calcoli. Hanno scritto una riga e hanno visto quanto più o meno ci mettevano. Poi hanno moltiplicato quel tempo per le righe, poi hanno moltiplicato le righe per le pagine e poi infine hanno stimato il tempo che avrebbe potuto impiegarci una persona a scrivere l'intero libro. E stimato perché comunque sta di fatto che le condizioni in cui questi studiosi hanno agito non erano poi proprio le stesse di quelle del monaco in questione. Insomma, alla fine i calcoli che sono usciti erano che una riga poteva essere fatta circa in 20 secondi, una colonna in 30 minuti, una pagina in un'ora ad andare bene. Questo significava che a conti fatti una persona da sola avrebbe dovuto lavorare ininterrottamente per 5 anni, ma ininterrottamente, cioè dal momento in cui partiva per 5 anni senza mai fermarsi nemmeno un minuto, giorno e notte. Ovviamente questa è una stima matematica perché è chiaro, nessuna persona può fare questo. E quindi, calcolando invece la normale vita di un monaco, a quanto arriveremmo? Calcolando la vita normale di un monaco, arriveremmo a circa 20-30 anni di lavoro.
sempre tenendo conto che di nuovo le condizioni in cui gli studiosi hanno agito non erano quelle in cui aveva agito il monaco, sia per una questione di tempo, nel senso che gli studiosi hanno fatto una prova, il monaco ipoteticamente ci ha dedicato una vita davvero, ma anche perché per quanto gli studiosi abbiano cercato di riprodurre nel limite del possibile i materiali, le condizioni e tutto quanto, comunque gli studiosi hanno a disposizione materiali moderni. Il monaco ovviamente aveva materiali del suo tempo. Inoltre gli studiosi hanno fatto delle prove alla luce del giorno o artificiale. All'epoca il monaco aveva a disposizione solo la luce del giorno e bisogna anche calcolare che a forza di lavorare la vista se ne va. All'epoca, parliamo sempre delle condizioni dell'epoca, a forza di lavorare in quelle condizioni la vista se ne va, i muscoli si irrigidiscono, il corpo ne risente e così via. Quindi diciamo che per farla buona un monaco avrebbe potuto impiegarci dai 20 ai 30 anni di lavoro. In un documentario sul codice Gigas infatti viene detto questo. In primo luogo, l'autore ha dovuto organizzare ogni pagina e solo dopo iniziare a scrivere le lettere. E viene anche detto che probabilmente ha scritto circa 100 righe di testo in un giorno. Parliamo di 320 pagine. È tantissimo. E quindi sì, il primo problema è il tempo. Una persona da sola virtualmente può davvero averci messo una vita per scrivere questo libro. Ma qui arriva il secondo problema, la grafia. La grafia del Gigas è infatti incredibilmente uniforme e questa cosa è ben strana se si pensa a una persona sola che ha dedicato la sua intera vita a quest'opera. Infatti, nell'ipotesi che questo ipotetico monaco abbia cominciato quest'opera da giovane o relativamente giovane e l'abbia protratta per tutto il suo arco di vita fino alla morte, ovviamente nel mentre questa persona è invecchiata e invecchiando la scrittura cambia o comunque in generale nel corso del tempo la scrittura di una persona cambia. È vero, qui stiamo parlando di un monaco che se non era uno scriba prima, comunque nel corso del tempo ha accumulato talmente tanta esperienza che possiamo considerarlo uno scriba. Quindi sì, sicuramente la sua scrittura è molto più curata, molto più regolare di una persona che scriba non era, d'accordo, ma sta di fatto che comunque questa persona invecchia come tutti gli esseri umani. E siamo anche nel 1200, quindi parliamo di un invecchiare non come lo intendiamo noi oggi, cioè un passare degli anni che apporta cambiamenti, sì, ma che comunque funziona in linea di massima. All'epoca parliamo davvero di una sorta di consunzione delle persone. E la scrittura non cambia e questa grafia rimane invariata per tutto il libro? Questo è molto strano. Talmente strano che ha fatto addirittura ipotizzare agli studiosi la possibilità che in realtà non fosse una persona sola, ma fossero più persone che hanno imitato una scrittura o comunque che hanno deciso una scrittura e ci si sono attenuti e quindi così sembra che l'ha scritto una persona sola. È un'ipotesi plausibile, ma sembrerebbe smentita dalle analisi grafologiche, le quali dicono che apparentemente è stata davvero una persona sola a scrivere questo libro. Ma allora siamo da capo. Come ha fatto a mantenere la scrittura invariata per X decenni? A meno che si fa fede alla leggenda e si pensa che questo libro è stato scritto, non diciamo in una notte, però in un tempo relativamente breve. Ma questo è apparentemente impossibile perché parliamo di un libro gigantesco che contiene una Bibbia e molto altro, che contiene lettere miniate e che contiene anche 2 illustrazioni. Con tutta la buona volontà, soprattutto nel 1200, una cosa così, che è fatta totalmente a mano, non poteva essere stata fatta in un tempo troppo breve. E in tutto questo c'è un terzo mistero, che è molto, molto strano: la mancanza di errori. Il manoscritto Voynich, quindi non il Gigas, il Voynich, è un manoscritto che a tutt'oggi non si sa che cosa contenga perché è scritto
apparentemente in un linguaggio indecifrabile, talmente indecifrabile che si è pensato che non fosse affatto un linguaggio, cioè che sia una scrittura decorativa e che il libro stesso sia decorativo. E tra le cose che ha fatto dire a molti studiosi proprio questo è il fatto che il Voynich è privo di errori e privo di correzioni, quindi privo di abrasioni, privo di ripensamenti, privo di qualunque tipo di errore. E quindi la conclusione degli studiosi è impossibile, perché se tu scrivi un libro a mano, un libro intero, è impossibile che tu non faccia errori. Che ti scappi l'errore e non te ne accorga e quindi poi si trova l'errore, oppure che tu faccia un errore, te ne accorgi, lo gratti, lo correggi, gratti via l'inchiostro e ci passi sopra, però si vede. Il fatto che il Voynich non abbia errori fa pensare che in realtà quel testo non sia un testo, magari è un linguaggio inventato per fare un libro decorativo. Bene. Il problema è che il Gigas non ha errori, ma il codice Gigas è scritto in latino, tutto in latino, un latino leggibilissimo e non ha errori, né correzioni, né ripensamenti, né abrasioni. E questo è un testo vero. E quindi a questo punto la domanda è: come è possibile questa cosa? Già se fossero più persone che si dividono il lavoro è già molto difficile, sfiorando l'impossibile, che nessuno di loro faccia mai nemmeno un errore, mai nemmeno una correzione. Ma a maggior ragione, se è stata davvero una persona sola che ha dedicato la sua vita a questo, come ha fatto a non sbagliare mai? Questo è davvero un mistero. E è per tutte queste ragioni che questo manoscritto è contornato da leggende, di cui la leggenda principale è proprio quella del monaco rinchiuso, che è stato aiutato da forze soprannaturali. Perché sì, questo testo è davvero, davvero strano. Ma cosa contiene il codice Gigas? Il Gigas contiene una Bibbia tratta dalla Vulgata e gli Atti degli Apostoli e l'Apocalisse di Giovanni tratti dalla Vetus Latina, ma contiene anche la Etimologie di Isidoro di Siviglia, 2 lavori di natura storica di Giuseppe Flavio, ovvero Antichità giudaiche e Guerra giudaica. La parte di maggior rilievo storico è la Cronaca di Cosma, di cui la copia presente nel Codex Gigas è considerata la più fedele e la più antica, una storia della Boemia, la Chronica Boemorum di Cosma Praghese, vari trattati di storia, di etimologia e di fisiologia, delle cure medicamentose, delle formule magiche, un calendario con la lista dei santi, l'elenco dei monaci dei monasteri di Podlazikama e altri documenti tra cui gli alfabeti greco, cirillico ed ebraico. E per l'appunto il tutto, come detto, è scritto in un leggibilissimo latino, in una scrittura che è la minuscola carolingia in inchiostro nero. E agli inizi degli anni 2000 sono state fatte le analisi sugli inchiostri ed è risultato che per tutto il libro l'inchiostro è sempre lo stesso. E anche questo è piuttosto strano perché all'epoca gli inchiostri venivano miscelati a mano. Prevalentemente erano di 2 tipi, ricavati dai minerali o ricavati dagli animali, dagli insetti. E i monaci, o comunque chi doveva scrivere, normalmente erano i monaci, andavano a miscelare a mano i propri inchiostri e questo faceva sì che praticamente non ottenessero mai la stessa precisa identica miscela, era sempre un po' un più o meno. Ora, questo significa che il fatto che il Gigas sia scritto con lo stesso inchiostro dall'inizio alla fine è un'altra prova a favore del fatto che sia stata una persona sola a scriverlo, perché se gli inchiostri fossero stati miscelati da persone diverse probabilmente sarebbero stati differenti, o almeno un po' differenti. L'inchiostro del Gigas è un inchiostro marrone nero ricavato da insetti ed è per l'appunto lo stesso dall'inizio alla fine del libro.
Questo quindi fa propendere per il fatto che sia stata davvero una persona sola a scrivere l'intero libro, proprio perché quelli erano i suoi materiali a cui aveva costantemente accesso e che continuava a rifornire al momento in cui li finiva. E qui ho fatto una riflessione, tanto per stare in tema faccio l'avvocato del diavolo, in due modi. Allora, sì, è senz'altro possibile che l'uniformità d'inchiostro rimandi a una persona sola che abbia scritto tutto il libro, però, secondo me, potrebbero anche esserci due spiegazioni plausibili. Una è lo stesso monastero aveva gli stessi rifornimenti, quindi era il monastero ad acquistare magari il materiale per poter far scrivere i propri monaci e quindi se quello era per tutti e quindi qualunque monaco o una parte dei monaci di quel monastero avevano gli stessi tipi di inchiostri, di materiali da miscelare, carta, pergamena e così via. E la seconda opzione è anche che qualora fossero state davvero più persone che si sono messe d'accordo per fare questo libro e farlo sembrare scritto da una persona sola, tale per cui si sono messi d'accordo sul tipo di scrittura, secondo me potrebbero anche essersi messi d'accordo sul tipo di miscela d'inchiostro. Quindi queste sono un paio di mie riflessioni, però rimane il fatto che comunque l'incredibile uniformità sia di grafia che di materiali di questo libro è davvero, davvero particolare. Ma l'inchiostro nero, quello del testo, anche se ovviamente è il più presente, non è l'unico utilizzato. Infatti il manoscritto contiene delle miniature. Le miniature sono in rosso, giallo, verde, blu, oro e sono spesso le maiuscole, le iniziali, a essere miniate. Sono spesso molto grandi e a volte sono talmente grandi da occupare anche quasi tutta la pagina. L'intero libro, tuttavia, è fondamentalmente un muro di testo, per così dire, tranne per un fatto. Ci sono a un certo punto due illustrazioni, proprio su due pagine contigue. Sul foglio 290 recto, infatti, che se non sbaglio è la pagina 577, si trova una illustrazione del diavolo alta ben 50 centimetri, mezzo metro praticamente. E il diavolo è raffigurato in un modo veramente interessante. Innanzitutto sembra una mezza via tra un uomo e una bestia. La faccia del diavolo, infatti, è verde. E questo potrebbe significare che questo diavolo raffigurato ha natura di rettile. E anche in testa ha infatti qualcosa di strano che sembrano squame. E ha anche due corna rosse. Le orecchie sono enormi, gli occhi sono storti e guardano in direzioni diverse. Dalla bocca, che ha apparentemente un bel po' di denti, escono due lingue. Potrebbe anche essere una lingua biforcuta, però sembrano davvero due lingue distinte. Le mani hanno solo 4 dita e hanno artigli rossi proprio come sono rosse le corna. E i piedi sono anisodattili, cioè ha il piede da uccello praticamente, ha il piede da rapace. E anche i piedi hanno artigli rossi. E questo è interessante perché solitamente il diavolo è raffigurato con zampe di capra, invece in questo caso ha zampe d'uccello. E il corpo del diavolo è simile al corpo di un uomo ed è completamente glabro. E il diavolo indossa anche un bel paio di mutandoni pesanti che gli studiosi hanno riconosciuto come fatti di ermellino, che potrebbe essere un simbolo di potere. Ora la domanda è: perché? Ma perché? Cioè nel senso, perché l'illustrazione di questo diavolo sta lì ed è fatta così? Allora, prima di tutto abbiamo l'illustrazione del diavolo appunto all'interno di una Bibbia e di un manoscritto che contiene anche tanti altri testi religiosi e non. Ma al di là di questo abbiamo un'illustrazione enorme. Già oggi fa un certo effetto,
all'epoca doveva essere qualcosa di davvero impressionante, di davvero terrorizzante. Ma quindi, perché? Naturalmente, secondo la leggenda che vuole Ermanno il Recluso aver chiesto aiuto al diavolo, alle forze del male per completare il libro, questo diavolo non sarebbe nient'altro che il ritratto e l'omaggio proprio, insomma, del diavolo che ha aiutato Ermanno a scrivere il libro. Va bene, questa è la leggenda. Ma nella realtà, perché questa raffigurazione sta lì? Perché c'è questa illustrazione in questa Bibbia o comunque in questo manoscritto che contiene Bibbia e non solo? In realtà la risposta non ce l'abbiamo. È un unicum questa illustrazione così grande, così d'impatto, così emotiva, così terrorizzante per l'epoca. È un unicum, almeno che si conosca. Quindi non lo sappiamo il perché questa illustrazione sta qui. Potrebbe essere che la persona o le persone che hanno redatto questa Bibbia in realtà avessero voluto fare una Bibbia nera di qualche tipo? Poco probabile. Perché? Perché a fianco dell'illustrazione del diavolo c'è l'illustrazione del Regno dei Cieli. E il Regno dei Cieli è rappresentato come una città su più livelli ed è una vera città medievale. Vi sono infatti le mura, che tra l'altro sono dipinte in arancione, curiosissima questa cosa. Vi sono delle torri merlate, vi sono anche delle piante rosse e verdi molto curiose, molto interessanti. E possiamo notare che man mano che ci si alza, le torri cambiano colore e diventano blu. E possiamo notare che sia il Regno dei Cieli sia il diavolo sono, per così dire, racchiusi, contornati da colonne. E queste colonne sono state un punto di dibattito tra gli studiosi, per gli studiosi, soprattutto per quanto riguarda l'illustrazione del diavolo. Perché infatti ci si chiede che senso possano avere, sono colonne o sono comunque delle mura. Che senso possono avere? Perché è vero che questo diavolo è raffigurato in modo impressionante, terrorizzante, sembra minacciare, guardare e minacciare direttamente l'osservatore. Però è vero anche che normalmente il diavolo è raffigurato all'inferno, quindi tendenzialmente non da solo. Mentre qui in questa illustrazione è da solo ed è anche rinchiuso, per così dire, in queste mura. Gli studiosi si chiedono quindi se queste mura possano significare che il diavolo sia prigioniero. C'è da notare però che anche il Regno dei Cieli è incastonato nello stesso tipo di colonne o mura. Quindi potrebbe anche essere semplicemente che queste mura non siano altro che, in buona sostanza, l'incorniciatura della pagina. E una cosa curiosa che ho notato è che aprendo il Gigas, troviamo il Regno dei Cieli a sinistra e il diavolo a destra. Ma non dovrebbe essere il contrario? Secondo me il fatto è che si legge da sinistra verso destra e quindi questo potrebbe volere dire che il Regno dei Cieli sta prima, sta in alto e il Regno degli Inferi sta dopo e sta in basso. E c'è un'ultima curiosità. Queste due pagine, ma soprattutto la pagina con l'illustrazione del diavolo, ha una caratteristica particolare, cioè delle ombreggiature scure sul bordo della pagina. Ci ricordiamo che nel 1697 era scoppiato un incendio. Quando avevano preso il libro avevano buttato giù dalla finestra per non farlo bruciare. È possibile che le fiamme abbiano preso comunque un pochino il libro e abbiano rovinato le pagine e guarda caso proprio quella con l'illustrazione del diavolo? Allora, sì, potrebbe essere una spiegazione di questo scurimento del bordo, però è vero anche che né questa pagina né il manoscritto in generale portano alcun tipo di traccia di bruciatura.
e quindi è possibile che le fiamme abbiano lambito il libro, abbiano rovinato, abbiano oscurito il bordo della pagina, ma non l'abbiano bruciato, non abbiano bruciato la copertina, non abbiano, come dire, non abbiano fatto nessun altro tipo di danno. Beh, sembra effettivamente poco probabile, quindi forse quelle ombreggiature non sono il risultato dell'incendio. Ma allora che abbia davvero ragione la leggenda, che queste scuriture sul bordo della pagina siano davvero l'impronta del diavolo? Gli studiosi hanno però un'altra spiegazione. La spiegazione che danno gli studiosi è che probabilmente quelle ombreggiature scure siano il degradarsi della pergamena, soprattutto per via dei raggi UV, ovvero della luce del sole, in buona sostanza. Perché? Perché questa è la pagina che è sempre stata più aperta in assoluto e quindi a forza di aprirla per guardarla, la luce ci ha battuto molto di più che su qualunque altra pagina del manoscritto e questo nel corso dei secoli potrebbe aver fatto leggermente degradare la pergamena in alcuni punti, scurendola. Ma quindi cosa ci potrebbe essere di vero nella leggenda del monaco? Beh, considerato che in questo libro vi sono trascritti testi che si prendono cura sia dell'anima che del corpo, infatti troviamo testi religiosi ma anche cure medicamentose, e considerato anche il fatto che all'epoca la copiatura di libri poteva essere anche un modo per purificare l'anima, forse davvero qualcuno, un monaco, ha voluto dedicare la sua vita proprio a questo lavoro. Insieme ai testi sacri, infatti, ci sono anche, come detto, cure del corpo, ma anche riti e scongiuri, qualcosa che somiglia a degli esorcismi. Quindi che forse il monaco stesse praticando una sorta di ex voto e quindi che stesse chiedendo a Dio di perdonare, di esorcizzare dei peccati propri o altrui e che quindi abbia deciso, forse facendo proprio il recluso, di mettere a disposizione il suo lavoro magari per salvare la propria anima e forse anche quella di altre persone. Io vi ringrazio tantissimo di aver visto questo video e di essere arrivati fin qui. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace e lasciatemi un commento. Fatemi sapere se conoscevate già questo manoscritto e cosa ne pensate. E ovviamente se vi va condividete questo video con chi pensate possa essere interessato. E infine, se il mio canale vi piace, iscrivetevi. Io vi ringrazio ancora di avermi seguito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!